Ciao a tutti e bentornati in un nuovo video. Nel video di oggi impareremo ad utilizzare la parola proprio in italiano. Proprio può sembrare una parola semplice da utilizzare, ma in realtà ha tanti significati ed utilizzi differenti. Nel video di oggi impareremo tutti i suoi significati ed utilizzi attraverso l'uso di alcuni esempi. Proprio può essere utilizzato come un avverbio per dire really. Se io voglio dire questo film è proprio interessante, questo film è proprio interessante, ricordate che in questo caso, siccome proprio è un avverbio, rimane invariato. Non esiste dunque un femminile ed un maschile. Un altro utilizzo di proprio come avverbio è per dire exactly or just. Per esempio, l'ho chiamata proprio in questo momento. L'ho chiamata proprio in questo momento. Come vedete, proprio in questo caso viene utilizzato per dire exactly in this moment. E anche qui, trattandosi di un avverbio, non cambia in genere e forma, dunque rimane invariato. Un altro utilizzo di proprio, questa volta come aggettivo, è per dire typical or specific. È sicuramente un utilizzo meno comune rispetto ai due utilizzi che abbiamo visto in precedenza. Ad ogni modo è comunque giusto e utile conoscerlo. Se io per esempio dico è proprio di Luigi alzare la voce, è proprio di Luigi alzare la voce, significa che è tipico di Luigi alzare la voce, è qualcosa che lui fa abitualmente. Passiamo adesso all'utilizzo di proprio, che forse crea più confusione in assoluto. L'utilizzo di proprio che serve a sostituire l'aggettivo possessivo. Questo avviene quando vogliamo sostituire gli aggettivi possessivi, soprattutto alla terza persona, singolare e plurale, a condizione che l'aggettivo possessivo si riferisca al soggetto della frase. Cerchiamo di capire attraverso alcuni esempi come utilizzarlo. Se io dico le nipoti adorano la propria nonna, le nipoti adorano la propria nonna. In questo caso propria può essere anche infatti sostituito da loro, ovvero their. Un altro esempio. Matteo passeggia con il proprio cane. Matteo passeggia con il proprio cane. In questo caso proprio sostituisce his, suo. Infatti la frase si potrebbe dire anche Matteo passeggia con il suo cane. Matteo passeggia con il suo cane. Come detto poco fa, proprio si può utilizzare solo se la possessione dell'oggetto, se l'aggettivo possessivo si riferisce al soggetto della frase. In caso contrario non possiamo utilizzare proprio. Per esempio, se io ho di fronte a me un amico e al mio lato ho mia sorella ed io dico al mio amico guida la sua macchina. Guida la sua macchina. In questo caso sto dicendo drive her car. Il soggetto della frase è tu, perché io sto parlando al mio amico e gli sto dicendo guida, you drive, la sua macchina. L'aggettivo possessivo invece si riferisce a mia sorella, her car. In questo caso dunque io non posso utilizzare proprio, non posso dire guida la propria macchina, questo non sarebbe corretto. Un motivo infatti per cui molti italiani preferiscono utilizzare proprio è perché con l'utilizzo di proprio è chiaro che il soggetto della frase e l'aggettivo possessivo sono correlati. Infatti se io dico Luca guida la sua macchina, Luca guida la sua macchina, questo potrebbe voler dire Luca drives his car, his own car, però supponiamo che ci troviamo con Luca e con mia sorella, per esempio, quella frase potrebbe anche significare Luca drives her car. Utilizzando proprio togliamo ogni dubbio, rimane chiaro che Luca guiderà la sua macchina, quella che lui possiede. Se io infatti dico Luca guida la propria macchina, al 100% sappiamo che stiamo parlando della macchina di Luca. Non potrà mai trattarsi della macchina di mia sorella. Proprio molto utile anche quando utilizziamo la forma impersonale. In questo caso significa one's own. Per esempio, è importante seguire i propri sogni.
È importante seguire i propri sogni. Come vedete, questa è una frase in cui non c'è un soggetto specifico, la forma è impersonale e anche qui possiamo utilizzare proprio per esprimere one's own. Come vedete, in questo caso stiamo utilizzando proprio come un aggettivo possessivo e trattandosi di aggettivo è variabile. Per questo motivo dovrà concordare con il sostantivo a cui fa riferimento. I sogni, maschile plurale, propri, maschile plurale. Quando utilizzato nella forma impersonale non possiamo sostituire proprio, propria, propri e proprie con gli aggettivi possessivi. Nella forma impersonale possiamo soltanto utilizzare l'aggettivo possessivo proprio. Proprio si può utilizzare anche quando il soggetto non è espresso esplicitamente. Tutti devono studiare dal proprio libro. Tutti devono studiare dal proprio libro. Come vedete, in questo caso utilizziamo tutti, che è un aggettivo indefinito, ovvero indica una totalità indeterminata. Anche in questo caso, proprio deve concordare con il sostantivo a cui fa riferimento, dunque libro. Libro è maschile singolare e proprio sarà maschile singolare. L'ultimo utilizzo di proprio è nell'espressione idiomatica in proprio. Essere in proprio significa non essere dipendente da nessuno. Significa dunque che non lavora come dipendente, ma come autonomo. Lavorare in proprio significa self-employed. Se io dico, per esempio, Paolo si è licenziato e adesso lavora in proprio. Paolo si è licenziato e adesso lavora in proprio. Significa dunque che Paolo non è più un dipendente, lavora per la sua propria attività. È tutto per la lezione di oggi, spero che questo video sia stato utile e che abbia chiarito i differenti utilizzi della parola proprio. È una parola che può creare molta confusione, quindi può richiedere un po' di tempo e un po' di pratica prima di utilizzarla nella maniera più corretta. Ad ogni modo, se avete dubbi o domande, scriveteli nei commenti. Io come sempre vi ringrazio per aver visto questo video. Se il video vi è piaciuto, mettete un like ed iscrivetevi al canale e noi ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video. A presto!